Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea che hanno impegnato anche i colleghi romagnoli di Icaro TV in un progetto molto bello che si chiama Newsroom Europa. Hanno dovuto sostanzialmente fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto noi, comunicare le politiche europee di coesione a un vasto pubblico che non lo conosceva, e lo hanno fatto con strumenti simili, digitali, web, radiofonici, come fa Radio Area nel progetto EU Factor, e anche televisivi. Siamo andati allora a farci spiegare dai nostri colleghi come hanno deciso di svolgere il loro progetto sulla buona informazione europea. Newsroom Europa è un progetto finanziato dalla Commissione Europea per le misure a sostegno delle politiche di coesione, misure di informazione. Gruppo Icaro è un network multimediale, un gruppo editoriale con sede a Rimini che ha al suo interno una TV, Icaro TV sul canale 18, un portale online newsrimini.it di informazione e una radio, Radio Icaro. Siamo andati in cerca in tutta la regione di storie, di persone, di volti da narrare, perché l'approccio che abbiamo voluto privilegiare è quello dello storytelling, quindi cercare sempre di dare un volto a questa Europa che sembra spesso un po' troppo lontana e un po' troppo distante. Oltre a questo, i nostri servizi che vanno in onda all'interno dei nostri spazi informativi, quindi per abituare proprio il pubblico generale e generalista a far sì che mentre si parla di rotonde, lavori pubblici, finanza, economia e cronaca, ecco, arriva la notizia sull'Unione Europea, che ha ovviamente una ricadute territoriale che può interessare il nostro pubblico. Poi ogni settimana pubblichiamo una striscia riepilogativa di quello che è andato in onda con il TG Newsroom Europa e l'adattamento radiofonico del GR Europa. Devo dire che i dati sono per noi entusiasmanti, perché innanzitutto ci dicono che oltre il 70% del pubblico non ha trovato queste news su altri portali di informazione e quasi il 40% ci dice che è cambiata in positivo la sua opinione su quello che l'Europa fa per il suo territorio dopo che ha letto o visto le nostre news. Icaro Play dunque, dove potete trovare tutti i contenuti. La pagina della Newsroom Europa consente di cliccare tutte le varie puntate informative, sia dei contenuti inseriti all'interno dei telegiornali che nei riassunti specifici che ci sono stati raccontati, e poi ci sono le pillole radiofoniche e anche i contenuti testuali. E a proposito di contenuti, siamo molto curiosi di sapere non solo come è stato ricevuto il lavoro svolto dai colleghi di Icaro TV, ma anche di capire quali sono stati i temi ritenuti più appetibili e anche meno conosciuti dal loro pubblico. Sentiamo. Partendo proprio dalla città in cui siamo, Rimini, tanti lavori che negli ultimi anni hanno cambiato proprio il volto alla città, a partire dalla piazza sull'acqua, al nuovo invaso del ponte di Tiberio, a parte del parco del mare, tante altre attività, il museo diffuso della marineria, sono state proprio finanziate e realizzate grazie a fondi europei e programmi europei. E devo dire che quest'anno in tutta la nostra regione abbiamo davvero scoperto tantissime notizie che vanno dalla creazione di spettacoli teatrali alla salvaguardia del patrimonio marino, insomma l'Europa è davvero molto presente. Sicuramente una forse delle principali criticità è la difficoltà di accesso a questi fondi, di diciamo così entrare in sintonia con le regole dell'Unione Europea, spesso molto complicate, alcune volte anche farraginose, ma necessarie insomma per garantire anche una certa trasparenza. Posso dire che un'altra cosa che abbiamo notato, forse non farà piacere sentirla dire a molti, ma è che tante volte amministratori locali, giunte, quando parlano di lavori realizzati spesso anche con fondi europei, questa parte cercano un po' di tenerla meno esposta, perché così si possono dare un po' più lustro di aver realizzato loro, che per carità ci sta, visto che la parte finale del progetto sicuramente sono loro, ma alcune volte l'Europa viene un po' lasciata fuori. Una volta presi i soldi uno poi si muove un po' più autonomamente. Nel corso di questo anno di comunicazione sulle politiche di coesione ci siamo anche incrociati con Icaro TV, ad esempio la comunità di Pennabilli e le loro bellissime attività, abbiamo avuto occasione di conoscerle anche noi li ringraziamo Icaro TV e facciamo i complimenti per il progetto Newsroom Europa e cominciamo a proiettarci verso la prossima puntata. Una puntata importante perché parleremo
di uno dei temi chiave di questo 2023, che per l'Unione Europea è l'anno delle qualità professionali, the Year of Skills. Da questo punto di vista un progetto molto interessante è quello per la valorizzazione dei talenti, soprattutto quei talenti che servono ai territori e offrono a chi entrerà domani nel mondo del lavoro un'opportunità di indirizzo molto importante. Lo faremo con la Regione Emilia-Romagna, che sulla base di dettami europei è stata una delle prime ad agire in questo senso con una legge definita, e lo ha fatto in collaborazione con altri luoghi d'Europa. Quindi da Rimini ci spostiamo a Bilbao, nella regione spagnola di Biscaya, e andiamo a conoscere il bellissimo progetto Biscaya Talent, che interagisce con l'Italia per cercare di valorizzare i propri talenti. Il nostro obiettivo è di attrarre talento di alta qualificazione ai Paesi Baschi, soprattutto, ma non esclusivamente, ma soprattutto questi ingegneri, questi software developer, in generale questo tipo di talento che tutta l'Europa, in generale tutte le economie avanzate vogliono attrarre. Noi siamo parte di una rete europea, in questo caso Youth Access, che soprattutto lavora per il movimento in Europa ricercatori, e anche nel sud Europa ci troviamo noi come rappresentanti dei Paesi Baschi, ma anche la Emilia-Romagna, che è stata la seconda organizzazione a unirsi a questa rete dal sud Europa. Abbiamo tantissime cose in comune con l'Emilia-Romagna. In questo senso noi siamo una regione anche molto molto industriale, con l'industria automotive industry, e in generale una zona abbastanza industriale, quindi non è che stiamo competendo con voi, noi preferiamo dire che collaboriamo perché abbiamo lo stesso problema, dobbiamo collaborare, vedere anche quali sono questi problemi che abbiamo in comune e come troviamo una soluzione, o almeno cerchiamo di trovarla. Eccola qui in rosso la regione di Biscaya, all'interno della comunità basca, il luogo nel quale avvengono le bellissime iniziative che ci sono state raccontate e delle quali parleremo la prossima settimana con i loro referenti italiani, quelli della regione Emilia-Romagna, che ha vari progetti e soprattutto varie piattaforme tecnologiche per portare il talento a destinazione. Vi diamo appuntamento la settimana prossima e per ora vi salutiamo. Eufactor termina qui.